tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere tante piccole piantine di licis partendo semplicemente dal seme che c'è all'interno del frutto. Provate a rifare ciò che vi mostrerò nel video perché riuscirci è davvero molto semplice e sono sicuro che una volta che otterrete la piantina sarete contenti di averlo fatto. La prima cosa che dovremo fare sarà quella di procurarci un frutto, ma se siamo nel periodo natalizio è facilissimo, praticamente all'interno delle nostre case sarà assolutamente uno dei frutti che la farà da padrona. Quindi una volta che lo avremo in mano sarà sufficiente aprirlo e togliere l'involucro, quello esterno, è davvero molto semplice. Basta incidere tutto la parte esterna, tutto l'involucro in questa maniera, dopodiché sfilare la parte esterna in questo modo. È davvero molto semplice. Non resterà altro che mangiare il frutto ed una volta che si sarà mangiato tenere il semino. Se non volete mangiare il frutto, cosa molto improbabile, però potrebbe esserci anche la possibilità che non piacciono, basterà prendere un coltello ed incidere la polpa. Quando andate ad incidere la polpa, mi raccomando, state attenti a non incidere il nocciolo che c'è all'interno, perché sennò rischiereste di rovinarlo e poi da lì non nascerebbe nulla. Una volta che avete inciso la polpa, sarà sufficiente tirare via il seme in questa maniera. E in questo modo avremo ottenuto il seme. Una volta estratti i semi dal frutto, non resterà altro che pulirli ed andarli a mettere a dimora nel terreno. Prima di procedere alla semina, io vi consiglio di fare questa operazione, lasciarli a mollo per circa 24 ore. Questo permetterà di far ammorbidire il seme, quindi prendete un bicchiere, riempitelo con dell'acqua tiepida, dopodiché andate ad inserirvi all'interno i semi. E trascorse le 24 ore, procuratevi un recipiente di plastica trasparente che si possa chiudere in maniera ermetica, dopodiché un tovagliolino che sia di stoffa ed andate ad inserirlo all'interno di questo contenitore, così. Poi prendete i semi e li andate ad adagiare all'interno del contenitore. Chiudete in questa maniera e con un vaporizzatore andate a bagnare il tutto e fate in modo che il tovagliolino di stoffa sia ben zuppo di acqua. Una volta finito di bagnarlo, dovrete semplicemente chiudere il contenitore. Mi raccomando, è tassativo che il contenitore sia trasparente perché deve permettere il passaggio della luce. Non resterà altro che aspettare all'incirca 2 settimane e dopodiché andare a controllare se all'interno i semi stiano germinando o meno. Trascorse circa 2 settimane, andando a riprendere i semi potremo notare che questi hanno sviluppato praticamente tutti un apparato radicale, chi più chi meno sviluppato. Questo in particolare ha sviluppato l'apparato radicale in maniera egregia, è lungo circa 8 cm ed in più ha fatto sviluppare nella parte apicale anche il germoglio, eccolo qui, è alto più o meno 3 cm. Sarà proprio questo che una volta che crescerà diventerà la piantina vera e propria. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaia il seme con la radice e con il germoglio. Per capire le dimensioni dello stesso fate una proporzione con le mie dita. Preparare il terreno che vado ad ospitare questa pianta è davvero molto semplice, basterà procurarsi del materiale organico, e in questo caso andrà benissimo della torba di buona qualità, e dell'inerte. In questo caso io ho preso dell'argilla espansa, ma sarebbe andata benissimo anche dell'amazonite o della perlite, e creare un mix con queste proporzioni, 20% di inerte ed il restante 80% di torba. Una volta riempito il vaso col terreno, non resterà altro che creare all'interno di questo, nel centro, un piccolo foro, in modo che questo possa ospitare le radici del seme che andremo ad inserire. Poi prendere il seme e, avendo l'accortezza di mettere le radici che vadano verso il basso e tenere il seme in orizzontale rispetto al filo del terreno, quindi andarlo semplicemente ad inserire in questa maniera, lasciando il seme leggermente fuori dal terreno, andare a rizzaffare tutto il terreno intorno, così, piano piano, e lasciare il germoglio all'esterno. Terminata l'operazione di semina, prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Non resterà altro, adesso, che aspettare che la piantina cresca. A distanza di una settimana, la pianta sarà alta già più o meno 8 cm. Trascorse circa 2 settimane da quando il seme è iniziato a germogliare, questo è il risultato che potremo ottenere, ovvero una piantina alta più o meno 12 cm che ha già iniziato a formare l'apparato fogliale. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaiano le foglioline. Sono davvero molto particolari, sono ancora in fase, chiamiamola embrionale, quindi molto piccole, dovranno crescere e diventeranno parecchio grandi. Sono davvero molto belle. Fate una proporzione con le dimensioni del mio dito, per capire quanto siano piccole ancora.
Trascorsi all'incirca 3 mesi da quando la piantina è spuntata, questo è ciò che potremo ottenere. Quindi una piantina alta più o meno 15 cm che sta crescendo, direi, in maniera perfetta. Addirittura, oltre le prime 2 foglioline che ha fatto nascere, se andiamo a guardare all'interno, ha già iniziato a fare nascere le foglioline nuove. E trascorse all'incirca altre 2 settimane, le 2 foglioline, quelle centrali piccoline, guardate come si sono sviluppate. Direi che la crescita di questa pianta è davvero rapida. Trascorsi all'incirca 8 mesi da quando il germoglio è spuntato fuori dal terreno, questo è il risultato che potremo ottenere, ovvero una piantina alta più o meno 20 cm. Direi che è davvero un ottimo risultato, infatti esteticamente è molto bella, ma soprattutto è sana, infatti non c'è presenza di funghi, muffe e batteri, né sul pane radicale, né sullo stelo, né tantomeno e soprattutto nelle foglie, quindi non resterà altro che aspettare all'incirca un paio d'anni che questa inizi a produrre i primi fiori e quindi i primi frutti. Nel frattempo posizionate la piantina in un punto dove non prenda i raggi del sole diretti, perché sennò questi potrebbero bruciare le foglie e addirittura fare morire la pianta. Aspettate che questa sia alta almeno 30 cm. Per quanto riguarda l'irrigazione, aspettate sempre tra un'annaffiatura e l'altra che il terreno si asciughi, quindi per capire quando è ora sarà sufficiente con un dito toccare il pane radicale. Quando sentirete che questo è asciutto, allora potrete procedere all'irrigazione. In queste immagini vi mostro quali siano le fasi nella quale dovrà passare il fiore per trasformarsi da bocciolo e diventare il frutto che noi tutti gustiamo. Considerate che questa è una pianta ad alto fusto che una volta che raggiungerà la sua maturità e quindi sarà adulta, potrà sfiorare e superare tranquillamente i 10 metri di altezza. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategliela un'occhiata perché sono quasi sicuro che adesso con i video che ho caricato, casomai qualcosa di carino all'interno del canale riuscirete a trovarlo. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.